Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi, come parlato nell'ultimo video, andremo a guardare cosa sono le candele. E non si intendono le candele quelle che voi accendete con l'accendino, ovviamente. Siamo qui per parlare di candele del mercato. Tendenzialmente le candele sono due. Candele che vanno su, quindi quelle buy, dei mercati bullish, long, a rialzo, come volete, e le candele sell, quindi short, bear o a ribasso. Ora, dove comincia una candela buy e dove finisce? Comincia nella parte più bassa della candela e finisce nella parte più alta della candela. Perché? Perché come abbiamo detto nel primo video, allora facciamo così, apertura, magari lo facciamo un attimo più piccolo, è andato preciso, e chiusura della candela, ok? Abbiamo appunto un movimento del toro che va dal basso verso l'alto. Ovviamente, da un punto di vista di sell, cosa abbiamo? Avremo, allora, mi conveniva rifarla, così, perché non me la sposti qua? Vabbè, fa niente. Avremo la chiusura qua e l'apertura qua sopra. Perché? Perché come abbiamo detto la prima lezione, l'orso cosa fa? Va dall'alto verso il basso. Eccoci qua, fatto, finito di disegnare. Quindi il nostro movimento avverrà in una candela buy l'inizio da qua sotto e la fine dove chiuderà, mentre l'apertura partirà da sopra e finirà sotto. Ora, cosa vedremo nel mercato? Come avete visto anche nelle lezioni precedenti, nei video precedenti, abbiamo queste cose qua. Ma che cosa sono queste linette qua? Fanno parte della candela, ma in un time frame più basso. Poi andremo anche a vedere i time frame. Vi sto spoilerando un po' di cose. Andremo a vedere anche i time frame. Però, cosa significa quella cosa? Quindi magari abbiamo una candela a sell e poi vediamo queste cose qui. Che cosa ci rappresentano però? Si chiamano wick o ombre. Andiamo, ma si può mettere il testo qua? Fantastico. Wicks, che significa ombre, ok? Quindi perché succede ciò? Perché il mercato, come abbiamo detto, non va solo su o solo giù, va in entrambe le direzioni, in time frame diversi, cioè questi, come vediamo abbiamo il mensile, il settimanale, il giornaliero, l'8 ore e il 4 ore, se nel 4 ore così, in un time frame di 15 minuti, vedremo delle candele, adesso le faccio tutte dello stesso colore, se no non finiamo più, che continuano a far così, ok? Quindi se noi abbiamo aperto qua e chiudiamo, allora, andiamo avanti che così almeno prendiamo l'esempio giusto, e chiudiamo qui sopra, la candela si ridurrà a questo, così, così, così. Allora, perdonatemi perché era qua sopra e devo fare così, ok, così e così, ok. La candela sarà questa, togliamo tutto. La candela rimarrà questa qui. Perché? Perché all'interno del time frame più basso ci sono stati questi movimenti che poi sono stati, come si suol dire, riassorbiti. Quindi non avremo soltanto delle candele piene, ma avremo anche delle candele che hanno avuto dei movimenti al loro interno che hanno stabilito queste ombre, queste wicks. Ci sono dei pattern. Ci sono dei pattern e ci sono soprattutto dei nomi di alcune candele particolari. Come l'esempio che abbiamo fatto adesso, in una candelina stretta, 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 con una wick abbastanza grossa, la andremo a chiamare doji. Doji. Sono tutti dei nomi che sono stati dati per definire alcune candele. Questa qui è per esempio una candela di incertezza, indecisione, perché come potete vedere non sanno se andare in basso o se andare in alto. Perché? Perché hanno avuto un corpo piccolo, piccolo, piccolo e quindi
non c'è stato tanto scambio di volumi, o ce n'è stato talmente tanto, ma quasi pari, tra i seller e i buyer, che la candelina è rimasta piccolissima. Poi abbiamo magari come pattern, facciamo le bullish engulfing, che significa che la candela buy mangia completamente la candela sell precedente, e facciamo soltanto engulfing, perché poi ovviamente succede la stessa cosa ma in una versione sell, quindi la candela sell si mangia completamente la candela buy. E poi abbiamo altri pattern che possono essere il testa e spalle, che è praticamente un pattern dove è un pattern un po' più lungo. Allora facciamo così, facciamo l'evening star, che sarebbe questo, no, deve partire da qua sopra. L'evening star, l'ideale sarebbe che facesse questo movimento qui, che sarebbe un pattern di 3 candeline, opla, opla, e magari opla, va là, di 3 candeline, con una candela buy, una candela di indecisione, che però non chiameremo doji, ma chiameremo inverted hammer, perché? Perché vedete ha la forma di un martello, però al contrario. E poi abbiamo una bearish engulfing, quindi che va a mangiarsi le 2 candeline buy precedenti. E questo qui è un pattern di inversione. Pattern di inversione chiamato evening star. C'è anche la sua versione di inversione buy che si chiamerà morning star, perché appunto comincia dal basso e va verso l'alto, come il sole la mattina, e questo qui invece evening star perché è come se stesse tramontando il sole. Questi qui sono, diciamo, i pattern e le candele più famose. Non voglio riempirvi di informazioni in questo momento, però se noi andiamo a vedere sul grafico, le possiamo vedere quasi, quasi, quasi sempre. Come vedete, queste qui sono tutte prove di... Questa qui è un inverted hammer, queste qui sono tutte doji. Poi vediamo se troviamo anche un pattern adesso. Questo qui può essere... Questa qui è una bearish engulfing, come vedete vi si mangia completamente la candela buy precedente. Poi vediamo se abbiamo o un evening o un morning star. Questo qui è un bullish engulfing. Questa qui può essere considerata un evening star, più o meno. Il corpo di questa candela non è quello che ci aspettavamo, però come potete vedere c'è stata una candela, inverted hammer e poi un engulfing bearish. Però non è proprio andato a cambiare come che si chiama? Il trend, però come potete vedere ha avuto un po' di tendenza a ribasso. Poi questa qui per esempio è precisa perché abbiamo una bella candela buy, una candela doji di indecisione e poi un engulfing sell, infatti che poi ha creato tutto questo movimento a ribasso. Come potete vedere si ripetono in continuazione questi pattern, non bisogna per forza impararli a memoria, come la scorsa lezione e come tutti gli indicatori sono soltanto una sorta di conferma della propria analisi, non è un qualcosa che se c'è allora va così. E per questa lezione è conclusa, abbiamo finito, spero che sia stato chiaro. Come sempre vi consiglio e vi chiedo di mettere un commento sotto se è stato tutto chiaro, se no lo riprenderemo nel prossimo video. Lasciate un like che potrebbe aiutare e noi ci vediamo per la prossima lezione. Ciao a tutti!